Ciao a tutti e bentrovati su Lernamo. La lezione di oggi è zeppa di contenuti super utili che non dovete assolutamente perdervi. In particolare, oggi vedremo i numeri ordinali, primo, secondo, terzo, i numeri romani, i numerali moltiplicativi, doppio, triplo e tanto altro. Quindi restate là. Allora, iniziamo subito con i numeri ordinali, e cioè quei numeri che indicano l'ordine, ossia il posto in cui una persona o una cosa si trova in una serie, un elenco. I primi 10 vanno imparati a memoria così come sono, perché non esiste una regola per formarli. Eccoli qui. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo. Bisogna però dire due cose importanti. Quando dobbiamo scrivere il numero ordinale, usiamo la cifra del numero cardinale più il simbolo del cerchietto. Inoltre, i numeri ordinali, a differenza dei numeri cardinali, vanno sempre concordati per genere e per numero. Per esempio, al concorso di poesia, Laura è arrivata prima, Giorgio secondo e Paolo e Luca terzi. Bene, adesso vediamo cosa succede con i numeri da 11 in poi. Fortunatamente, in questo caso, esiste una regola che vi renderà la vita più facile. Infatti, basterà aggiungere il suffisso esimo alla radice del cardinale corrispondente. Per esempio, questo numero si dirà dodicesimo. Facilissimo, no? 34esimo, 58esimo e così via. Fate solo attenzione ai numeri con il 6, che invece mantengono l'ultima lettera. Come per esempio 26esimo. Ora dovete sapere che talvolta i numeri ordinali vengono rappresentati dai numeri romani. Sapete cosa sono i numeri romani? Sono tutti quei numeri un po' strani che potete trovare sui monumenti italiani, fatti con linee, con X, con V e via dicendo. Questa è una tabella riassuntiva dei numeri romani che ho realizzato per voi. Se volete copiarla oppure rivederla, sappiate che l'ho lasciata sul nostro sito, quindi dopo potete passarci. I numeri romani sono spesso usati al posto dei numeri ordinali per esprimere secoli, pontefici e sovrani. Quindi, per esempio, diremo Luigi XIV era noto come il Re Sole, oppure attualmente viviamo nel XXI secolo. Se volete un video in cui vi spiego come si formano i numeri romani, fatemelo sapere nei commenti. È un po' difficile ma molto interessante, soprattutto se volete fare un viaggio nel tempo di circa 2000 anni. Espressione del giorno. Roma non è stata costruita in un giorno.
Usiamo questa espressione per dire che qualcosa necessita di tempo e pazienza per essere portata a termine e con impegno e meticolosità si ottengono le grandi opere. Ah, quasi dimenticavo. Quando si parla di ordinali, bisogna anche menzionare ultimo, penultimo, cioè quello prima dell'ultimo, e terzultimo, cioè quello prima del penultimo. Ma non è finita qui. Infatti, dobbiamo anche menzionare i numerali moltiplicativi, ovvero quelli che indicano di quante volte una quantità è più grande di un'altra. 2 volte doppio, 3 volte triplo, 4 volte quadruplo, 5 volte quintuplo. Dopo di questo, però, di solito si preferisce utilizzare direttamente espressioni come 6 volte, 7 volte, 8 volte e così via. Per esempio, diremo: ho pagato il doppio del denaro, ma ho ricevuto un servizio peggiore. Oppure, questa casa è 8 volte più grande della mia. Bene, ora come sempre ho un esercizio per voi. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro secolo preferito e perché. Scrivetemelo ovviamente sia utilizzando i numeri romani che quelli ordinali. Il mio secolo preferito? Il XIX, perché adoro la regina Vittoria, è uno dei miei personaggi storici preferiti. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!